Cosa deve sapere un designer prima di produrre le borse? Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. Questo sarà un video un po' più tecnico. Se non sai chi sono Ornella Uzzino, ho un'azienda, produco borse conto terzi, borse per altri, però vi racconto tutto quello che c'è dietro il mondo delle borse originali, quindi tutto quello che c'è nelle produzioni. Compro le borse, le recensisco, le racconto le storie e me le racconto anche io, e in questo video vado ad affrontare un argomento un po' più tecnico, ma che affronto anche con te che le borse le compri, perché secondo me è importante che tu capisca anche cosa c'è oltre alla produzione, oltre proprio alla manodopera in senso stretto, per la creazione di un brand. Andiamo a piccoli passi, cerco di fare piccoli passi, insomma bisognerebbe fare un corso di 7 giorni solo per l'introduzione, però cerco di dare delle macro idee, così magari se possono essere interessanti per qualcuno continuiamo ad approfondire in maniera verticale, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Come ti avevo promesso, cominciamo a parlare di cosa serve prima di arrivare in fabbrica da me che ti devo produrre le borse, ed è un argomento molto toccante, mettiamola così. Cosa ti serve per produrre le borse? In questa fase parliamo del prima, poi farò anche un video in cui approfondiremo il cosa significa proprio produrre le borse, quindi in grandi linee quello che ti serve, e poi c'è il post. Quindi in questa fase parliamo di tutto quello che è la creazione del brand, il marketing e tutto il resto, preso a grandi linee, perché è importante dare tutta una serie di informazioni, perché nel corso degli anni mi sono accorta che chi produce le borse molto spesso butta soldi, tempo, speranze, con persone che tu arrivi in fabbrica e dici voglio fare la borsa, quello dice ok, x euro te la fa, tu non ne vendi neanche 3, finiscono i soldi, finiscono i sogni, finiscono le speranze, disperazione, frustrazione e tutto il resto. Quindi poiché a me piace dare delle informazioni, e poi a prescindere che tu un giorno ti consapevolizzi su certi passaggi e quindi sai per certo che quando stai comprando una borsa c'è una parte del prezzo che paghi che è delegato a fare ricerca, sviluppo, brand, marketing e tutto il resto, e quindi a creare tutto quello che c'è dietro ad un brand, al di là di questo è importante anche sensibilizzare chi poi investe, sogna di fare un brand e non deve schiantarsi per forza contro una realtà che delle volte sembra molto più dura di quello che è. Invece, come in tutte le cose, come in ogni cosa della vita, si seguono degli step ed è fondamentale. È come se volessi dirti vai a fare la maratona di New York, però tu affanni a fare 3 piani di scale, c'è bisogno di tutto un allenamento affinché tu arrivi a fare la maratona di New York, e quindi produrre una collezione di borse implica un allenamento. Da cosa è fatto questo allenamento? Allora, parliamo in linea generica. Tu quando guardi un brand, prima di partire con questo, mi raccomando, iscriviti al mio canale, perché è una cosa brutta, io ti sto dando delle informazioni che la gente si farebbe pagare milioni di euro. Ti devi iscrivere perché mi devi supportare, o comunque è importante, al di là che tu ti iscriva o che metta mi piace o condivida il video, soprattutto che tu mi dica cosa ne pensi e quanto sono importanti certi argomenti per te, e soprattutto compra sempre borse originali, dove originale è proprio tutto quello che c'è dietro al mercato legale. Quindi dicevamo, facciamo questo allenamento. L'allenamento parte con la creazione del brand. Perché è fondamentale questa parte? Perché tutti partono dal prodotto. In realtà il prodotto è solo il processo che viene in seguito alla creazione del brand, e mi vado a spiegare. Tu puoi creare il concetto di brand, poi non andiamo ad identificare solo, creiamo il nome e il logo, lo identifichiamo proprio, voglio fare le borse porta macchina fotografica in similpelle per fotografi che viaggiano per il mondo, quindi creerò un brand con il nome e con il logo che riporta questa cosa. Prima però di creare il prodotto io devo sapere che il brand quindi deve avere, io dove voglio andare a cercare queste persone che viaggiano per il mondo e che sono donne o uomini, quindi la borsa deve avere delle caratteristiche femminili o maschili, perché non è per tutti quanti uguale. Un uomo magari avrà delle necessità di
avere molte meno tasche rispetto ad una donna o molti meno scomparti rispetto ad una donna, e quindi già la distinzione di quello che è il brand. Voglio creare un brand che faccia borse da uomo per uomini che viaggiano e amano la fotografia, non in maniera professionale ma lo fanno per hobby. Creo un brand. Il target è appunto l'uomo, ma è un uomo di 20 anni e quindi, che ne so, è uno che gli piace andare a fare viaggi in Sud America e quindi delle fotografie in surfboard proprio, oppure un uomo di 50 anni che ama andarsi a fare i safari pure a Barcaturo per andare a fotografare l'alba, il tramonto con determinate luci, e quindi gli servono tutti gli obiettivi eccetera eccetera. Quello è il target, quindi l'uomo dai 45-55 anni si chiama target, sarebbe il pubblico, sarebbe quello che tu vuoi andare a vendere, e più questa cosa la fai ristretta, quindi più fai una borsa particolare per questo brand, per questo target, più avrai capacità di comunicarci. Quindi tu, dopo che hai creato il brand, quindi avrai poi il grafico, chi ti disegna il logo e ti dà una mano a creare, che ne so, le men photo bag, dico per dire, crei queste borse, le crei in materiali tecnici, perché magari l'uomo è un po' più, diciamo, fa un po' meno attenzione rispetto alla donna, lo appoggia, vuole una borsa che è facilmente lavabile eccetera eccetera. Gli dai tutte queste caratteristiche e dici: però questi uomini io dove li trovo? 45-55 anni, questi, che ne so, vanno negli alberghi, vanno alle fiere, cioè, insomma cominci a capire dove puoi trovare il tuo pubblico di riferimento. Fatta tutta questa cosa sulla carta, stilati tutti quelli che possono essere i parametri, si crea il progetto dal punto di vista stilistico, per cui tu sei un designer, una designer che vuole creare questo tipo di brand, e qui entra in ballo la tua capacità poi di disegnare, crei un prodotto che ha un'identità rilevante per il brand e che quindi rappresenti la borsa da uomo di 45 anni, 55 anni, che ama viaggiare in materiale tecnico, e quindi la borsa deve avere tutta una serie di criteri. Avrà una tasca X, davanti ci avrà un porta obiettivi, la tracolla deve essere iperregolabile, magari gliene fai due, oppure deve essere una borsa zaino, deve essere leggera perché poi la macchina fotografica è pesante, insomma tutte queste cose qua. Te la studi a livello grafico e a quel punto cominci a pensare: ma io devo crearmi il sito? La posso vendere su Instagram? Mi conviene creare un negozio fisico? E quindi si creano i canali di vendita. Cosa ancora più importante, tu sai se vuoi vendere direttamente e quindi farai un margine sicuramente, che ne so, moltiplichi il prezzo di quello che poi andremo a vedere dopo, che è il prezzo appunto di produzione, per una volta, 2 volte, 3 volte, a seconda di quelli che sono i passaggi che vuoi fare. Cioè, ad esempio, se tu la borsa la vuoi vendere in un negozio, tu al negozio, dal prodotto che ti esce a te dalla fabbrica, col margine e tutto quanto, se ti costa 50 euro, per il negozio devi fare ad esempio 2,6, 2,8, 3, poi dipende insomma quanta cosa, e quindi il negozio che calcola in quel prezzo che paga poi i saldi, le rimanenze, gli stock e tutto il resto, ci rifà il prezzo. E quindi insomma questa, oppure la vuoi vendere direttamente, quindi quella borsa che ti esce dalla fabbrica la moltiplichi per 2 e c'hai un margine che è X. Quindi queste a grandi linee tu devi creare brand, devi sapere il target di riferimento, in base a questo gli crei il design, cominci a capire quali sono i canali di vendita. Dopo aver fatto questo, miracolosamente cominci a stilare i prezzi. Quanto ti costa creare il brand, e quindi magari l'agenzia che ti deve seguire tutta questa parte qui. Se hai deciso di vendere in maniera diretta, che cosa significa fare un e-commerce e che costo ha? Che costo ha, che quanto incide su ogni borsa il prezzo ad esempio di marketing, quindi decidi che 5 euro a borsa che venderai sarà delegato al marketing. Tutti questi costi ti impongono praticamente una scelta importante: a quanto devi vendere la borsa. Perché questa scelta la devi fare a monte? Perché il momento in cui tu vai a scegliere il brand, scegli il target e quindi a chi vai a vendere le borse, devi scegliere pure
quanto devono pagare, perché un conto è vendere la persona che ha una capacità di spesa, che compra borse a 50 euro e magari lì vai a guardare la concorrenza, è una concorrenza più made in Cina. Tu invece vuoi un prodotto più tecnico e che quindi costerà di più e vai su una fascia di prezzo ad esempio a 250 euro e quindi dici io al pubblico voglio andare a vendere a 250 euro. Da questi 250 euro ci devi detrarre i costi che abbiamo detto per fare il brand, dell'e-commerce, di come vuoi vendere, quindi se vuoi vendere direttamente magari farai diviso 2 o diviso 3, se vuoi vendere attraverso il negozio farai diviso 2.5, 2.6, se vuoi vendere attraverso, che ne so, lo vuoi far diventare un brand del lusso, devi fare per 5, fai quindi diviso 5, a seconda di questo ti esce il costo di manodopera, quindi tu dovrai andare dal terzista e dire a me serve la borsa che esce a 50 euro. Questo è in grandi linee. Ho cercato di fare una macro descrizione di quello che ti serve prima di arrivare in fabbrica. E perché è importante? Perché è inutile partire dal concetto opposto. Noi veniamo da secoli, da anni dove il prodotto si faceva prima il prodotto, si faceva il prezzo, quindi facevo qualità, prezzo e cercavo di vendere. Quanti prodotti conoscete che si vendono così? Paradossalmente invece i brand che hanno avuto successo nel tempo sono quelli che hanno ragionato in maniera inversa. Hanno impostato tutto sulle campagne vendite e marketing e hanno strutturato i prodotti a seconda del loro mercato di riferimento. Questi hanno potuto poi strutturare dei progetti che si sono autoalimentati e sono cresciuti con delle strategie di base. Non serve a nulla, e lo dico veramente facendo contro i miei interessi, perché io dovrei dire io faccio il terzista, più gente mi viene a portare pure il 1000 euro ogni tanto, io lo frego, che me ne importa. Invece io da anni porto avanti l'idea che è inutile che tu butti soldi all'inizio se non hai canali di vendita, non hai un brand, vuoi fare la speculazione a questo quanto mi fa, ah me la fai a 50 euro, a 40 euro, poi vai in produzione e nascono 1000 euro problemi, nessuno ti farà la borsa a quel prezzo là e non te lo diranno neanche, sarà sempre colpa tua, però tu ti troverai impelagato in una situazione dove poi esce il prodotto troppo alto di costo, quindi tu ci devi marginare di meno perché il terzista poi lo devi pagare, ci devi marginare di meno, questo ti porterà a meno guadagni che potrai investire ancora di meno nel marketing ed ovviamente tutto questo ciclo di cose porta a non far crescere quello che è il tuo brand. Dall'altro lato, se tu compri i prodotti devi sapere che tutto quello che c'è dietro allo sviluppo di un brand lo stai pagando e può sembrare una cosa strana perché dici ma come io devo pagare perché questo guadagni? La sostanza è proprio quello, più i progetti sono strutturati bene da questo punto di vista e ti comunicano quello che stanno facendo, più tu ti senti di partecipare ad un progetto. Tu compri Obeg, per dire, non solo perché sono prodotti in silicone, che hanno tutto un mood, che hanno creato tutta una storia, ma proprio perché tu ti senti di appartenere a quella famiglia e di sponsorizzare quel tipo di progetto. Sai benissimo che c'è tanto marketing, c'è tanto lavoro anche di comunicazione, ma lo fai perché tu ti senti affine a quelle cose e più loro incentivano questa comunicazione, più questo diventa importante anche per te e questo favorisce che poi loro possono sviluppare le produzioni, mantenere i negozi, mantenere tutto quello che c'è anche come indotto italiano. Quindi perciò è fondamentale strutturare e capire che i brand non sono fatti solo di produzione. Per anni ti hanno detto che il brand del lusso sfruttava l'artigiano ed è una mezza verità, cioè una cosa detta così, ok, è una verità raccontata male, perché se ci sono poi brand che hanno sottopagato gli artigiani, è vero pure che non esiste solo quello, è vero pure che il prodotto non è solo frutto del prezzo di manodopera, ma di tutto quello che ti ho raccontato. E più il brand è di alta gamma e di lusso e più paghi una serie di servizi, paghi l'entrare nel negozio e c'hai il commesso con il guanto, il servizio di assistenza 24 ore su 24 o l'accessorio che non si farà mai nero, oppure se si fa nero te lo cambiano, paghi il fatto di uscire con la busta e la riconoscibilità sociale. Per arrivare a quella cosa il brand paga l'influencer di cui tu sei fan e che quindi crea quel senso di appartenenza, di comunità fondamentale. Per questo è importante capire che dietro la struttura di un prodotto c'è tanto
tanto lavoro anche prima e c'è tanto lavoro che deve fare anche il designer che poi viene a commissionarmi le borse perché dice ho fatto questo, ho fatto quello, ho bisogno di qualcuno che mi produca le borse. Allora lì con tutte le informazioni a portata di mano arrivi in fabbrica o da me o da altri con le idee completamente chiare. Detto questo, il video, che è stato veramente impegnativo, e mi stupisco della mia capacità di aver racchiuso in meno di 7 ore un concetto macro che però può dare tanti spunti e soprattutto mi può aiutare anche a farti conoscere degli aspetti che molto spesso vengono sottovalutati, ma non solo da te che compri i prodotti, ma da tanti addetti al settore. E nelle scuole di moda molto spesso queste cose non le insegnano a fare business plan, non a approcciarsi al terzista come una funzione aziendale. Quindi io spero che questo video ti sia stato utile, aspetto le tue opinioni, i tuoi feedback e mi auguro di vederti sorridente. Non so quando verrà pubblicato questo video, ma mi auguro che sia passato ancora di più questo periodo negativo e che ci siamo ripresi e parleremo sempre più di cose belle e di cose di rinascita. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.